Ma tu guarda un po' che sorpresa, c'è un nuovo aggiornamento, tra l'altro rilasciato solo pochi giorni fa. Ragazzi, inutile girarci intorno, ma la 70 My Omni, ad oltre un anno dalla sua uscita, è ancora una delle migliori dashcam sul mercato. Questa piccoletta è una vera figata, una dashcam smart con 1000 funzioni, compreso il controllo remoto, e se ancora non la conoscete recuperate la mia video recensione, le schede qui in alto a destra. Bene, ho già parlato in modo molto approfondito nel corso di diversi mesi, sin dal suo annuncio. Pensate un po', amici, talmente questo prodotto mi ha incuriosito e ci ho visto bene, ci ho visto decisamente lungo. Lei continua ancora oggi ad evolversi con aggiornamenti frequenti che risolvono problemi e aggiungono nuove funzionalità. E dato che questa dashcam è ancora gettonatissima, specialmente nel periodo estivo, la gente usa molto l'auto, va in ferie, vuole una protezione in più per la propria auto, beh, potete acquistarla in offerta in questi giorni, e vi avviso che queste offerte durano davvero poco perché è una dashcam molto richiesta. Comunque ecco qui l'offerta, è acquistabile da Amazon con i miei coupon che trovate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci e cercate 70 My Omni. Il prezzo per tutto quello che può fare è davvero super conveniente. Oggi però ne approfitto per rispondere a 3 domande che mi fate molto spesso nei miei video riguardanti questa 70 My Omni. Il primo è proprio questo e riguarda la temperatura. Ragazzi, oggi qui a Bari sono oltre 30 gradi, fa caldissimo. E un problema che mi segnalate molto spesso di questa dashcam è che tende a spegnersi quando nell'abitacolo fa molto caldo. Ora ragazzi, la 70 My ha rilasciato nel corso dei mesi diversi aggiornamenti che puntavano proprio a risolvere questo problema, aumentando, migliorando la tolleranza di questa dashcam al caldo, al calore, alle alte temperature, insomma. Ma ragazzi, stiamo pur sempre parlando di un dispositivo elettronico che, come qualsiasi dispositivo elettronico, ha una certa tolleranza alle alte temperature e non fa eccezione. Quando nell'abitacolo, magari in piena estate, con l'auto lasciata sotto al sole con oltre 40 gradi, beh, lei può resistere 1-2 ore, ma è pur sempre, lo ripeto, un prodotto elettronico e oltre una certa temperatura va in protezione. Non potete farci nulla, né con questa né con qualsiasi altra dashcam. Il problema persiste. Quello che potete fare è evitare di lasciare magari l'auto sotto al sole diretto, magari cercate un riparo dove la dashcam può essere coperta dalla luce solare diretta e risolvete in questo modo. Vi ricordo tra l'altro che il motivo principale per cui le dashcam da auto omologate come questa non sono provviste di batteria integrata, ci sono solo dei condensatori che mantengono la carica per pochi secondi, è proprio questo, il caldo. Una cosa del genere, colpita costantemente dal sole a temperature molto alte, magari con una batteria integrata, potrebbe anche incendiarsi, e questo è il motivo per cui le dashcam non sono omologabili con batteria integrata, almeno per ora. Il secondo problema che invece mi segnalate ragazzi è il collegamento di questa dashcam alla scatola dei fusibili nell'abitacolo della nostra auto. Lei, per utilizzare le sue funzionalità in remoto, il parcheggio, monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24, richiede ovviamente di essere sempre alimentata, e per fare questo deve essere connessa proprio ai fusibili. Il collegamento ragazzi è davvero molto semplice se avete un minimo di dimestichezza con l'elettronica della vostra auto. È presente anche un video tutorial della 70 My che vi lascio linkato qui da qualche parte, quindi è abbastanza facile ragazzi riuscire a collegarla alla scatola dei fusibili. Potete andare anche a tentativi, ma se non siete pratici, se non volete rischiare di fare magari dei danni, anche se è molto difficile, andate da un elettrauto, da qualche officina esperta nel montaggio di accessori per le auto e fate fare a loro. Non penso che vi chiedano più di una ventina d'euro. E il terzo problema ragazzi è proprio legato al collegamento della 70 My Omni alla scatola fusibili della nostra auto. Molti di voi infatti sono preoccupati che questo collegamento diretto continuo possa far scaricare del tutto la batteria della nostra automobile. Beh, come vedete io utilizzo la 70 My Omni da oltre un anno nella mia automobile, è sempre connessa ai fusibili e la batteria
è ancora funzionante, l'auto è accesa e non ho mai dovuto sostituire la batteria della mia auto perché scarica. Infatti la 620 My Omni ha un grado di tolleranza, ovvero quando rileva che la tensione della batteria della nostra auto tende a scendere sotto una certa soglia, stacca automaticamente la sua alimentazione, preservando la batteria della nostra auto fino alla ricarica. Lo sapete, no? Le batterie delle auto si ricaricano quando guidiamo. Inoltre, tramite la sua applicazione è possibile, tramite un'impostazione specifica, andare a regolare proprio questo livello di tolleranza su 3 valori: basso, medio o alto. Quindi nessun problema per la nostra batteria. Poi ragazzi, se pretendete che questa dashcam riesca a restare attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per settimane intere senza accendere mai la vostra automobile, senza farla un po' marciare e ricaricare un po' la batteria dell'auto, beh, pretendete un po' troppo. Quindi ragazzi, cos'altro posso dire? La 620 My Omni, ad oltre un anno dalla sua uscita, è ancora una delle migliori, se non la migliore dashcam attualmente in commercio, e al prezzo a cui oggi è possibile acquistarla, con le offerte che vi ricordo trovate nel mio canale Telegram TechBest Deals, è davvero tanta roba. Io ve la straconsiglio. Avete avuto modo di provare questa dashcam nella vostra auto? Avete trovato ulteriori problemi o vi piace? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra, e per supportarmi basta un like, una condivisione e iscriversi a questo canale. Questo è tutto, buona guida a tutti. Alla prossima. Ciao ragazzi.